Se c'è un gesto quotidiano a cui nessuno di noi può rinunciare è sicuramente l'applicazione del deodorante. Però cosa succede se quello che usiamo ogni giorno contiene ingredienti poco amici della nostra pelle e anche dell'ambiente? Oggi vediamo come preparare insieme un deodorante naturale in formato roll-on, efficace e super delicato. Partiamo subito. Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Consapevolistico. Io sono Deborah e come sempre dietro la telecamera c'è Alberto. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a seguirci sui nostri social Instagram e Facebook dove condividiamo contenuti esclusivi. E non dimenticate di visitare il nostro sito www.consapevolistico.com in cui trovate tutti i nostri corsi disponibili insieme a tanti approfondimenti, consigli e ricette per un benessere e una bellezza 100% naturali. In questo video vediamo insieme come possiamo preparare in casa un deodorante naturale in formato roll-on adatto a tutti e anche magari per chi tende ad avere questa zona un pochino sensibile, perché si tratta appunto di una lozione molto fluida che non solo va a tenere a bada i cattivi odori ma che allo stesso tempo mantiene anche la pelle veramente idratata. Tenete presente che la sudorazione è un processo non solo naturale ma anche assolutamente necessario per il nostro corpo, perché permette sia di regolare la temperatura corporea sia di andare appunto ad eliminare le tossine. E proprio per questo è importante non bloccare questo processo naturale utilizzando agenti antitraspiranti come possono essere i sali di alluminio, che oltre appunto a bloccare la traspirazione possono anche raggiungere il flusso sanguigno, provocando ovviamente anche altri squilibri nel nostro organismo. Il sudore di per sé tra l'altro non ha un cattivo odore. Diciamo che questo odore sgradevole è provocato dai microrganismi che si alimentano delle secrezioni delle ghiandole sudoripare, per cui durante appunto questo processo si vanno a produrre dei composti volatili che sono in realtà i veri responsabili appunto del cattivo odore. Ed ecco perché appunto nel nostro deodorante che andremo a preparare oggi andremo a lavorare principalmente su due fronti. Da un lato andremo a neutralizzare appunto queste molecole volatili, diciamo un po' puzzolenti, e dall'altro controllando la proliferazione batterica, cioè andando a mantenere a bada tutti questi microrganismi che si alimentano delle secrezioni delle ghiandole sudoripare apocrine. Nella descrizione del video trovate l'articolo completo con le quantità, la lista degli ingredienti necessari e anche i link utili per l'acquisto delle materie prime insieme ai codici sconto che potete utilizzare appunto per risparmiare. Adesso passiamo subito al tutorial e poi ci vediamo alla fine dell'elaborazione per qualche consiglio in più sulle possibili sostituzioni. Allora, prima di tutto andiamo a triturare leggermente lo zinco ricinoleato, che qui ho già pesato, con un mortaio oppure con un macinino da caffè per aiutarci a scioglierlo meglio durante il bagnomaria. Questo non è un passaggio obbligatorio, però comunque ci facilitiamo durante la fase di riscaldamento. Ora prendiamo un recipiente resistente al calore e andiamo a pesare l'acqua. L'idrolato. Il sodio lattato. L'olive mille.
l'olio di cocco frazionato, e infine andiamo ad aggiungere lo zinco ricinoleato che avevamo triturato prima. E portiamo tutto a bagnomaria a sciogliere. Quando tutti gli ingredienti si sono sciolti, andiamo a spegnere il fuoco, togliamo del bagnomaria e andiamo a frullare con mini primer per qualche minuto. Quando la temperatura è scesa sotto i 40 gradi andiamo ad incorporare gli ultimi ingredienti. La consistenza è super fluida perché altrimenti non uscirebbe dal contenitore roll-on chiaramente, quindi è normale che sia così. Incorporiamo il trietilcitrato, e mescoliamo. Incorporiamo anche gli oli essenziali, lavanda, menta e tea tree. E mescoliamo. Andiamo a controllare il pH. Che è molto alcalino, quindi andiamo ad acidificare con acido lattico fino a portarlo a 5. Usiamo sempre 1-2 goccine alla volta, mescoliamo e andiamo a ricontrollare il pH. È ancora abbastanza alcalino, andiamo ad acidificare ancora un po'.
vedete che man mano che si raffredda prende un pochino di consistenza, però rimane comunque una lozione molto fluida. Ok, ci siamo. Ora andiamo ad aggiungere il Coast Guard. E mescoliamo. Ora andiamo a travasare nel contenitore finale che abbia un tappo roll-on. E il nostro deodorante è pronto. Ed eccoci qui con il nostro deodorante roll-on pronto. Questo prodotto si conserva tranquillamente per 3-4 mesi circa dalla data di elaborazione. E tenete presente che il deodorante è un prodotto davvero molto soggettivo, nel senso che magari quello che può funzionare per me può non essere abbastanza sufficiente o diciamo potente per un'altra persona. In questa ricetta non vi consiglio di sostituire o di omettere i due attivi principali che sono appunto il trietilcitrato e lo zinco ricinoleato che vanno a lavorare proprio in sinergia, da una parte inglobando questi composti volatili responsabili del cattivo odore e dall'altra parte inibendo la decomposizione enzimatica del sudore. Quello che però potete fare è sicuramente provare combinazioni diverse di oli essenziali. In un deodorante ad esempio funziona molto bene magari l'olio essenziale di salvia che tra l'altro va ad aiutare a controllare anche la sudorazione eccessiva, oppure anche quello di cipresso, di ylang ylang, di arancio dolce, palmarosa, rosmarino, geranio, petit grain o anche quello di bergamotto che diciamo condividono proprietà antibatteriche, rinfrescanti e leggermente astringenti. L'importante è evitare di esporre la zona al sole se per caso nella ricetta andate ad incorporare qualche olio essenziale magari fotosensibilizzante. Per il resto potete provare diverse sinergie in modo da trovare quella più efficace per le vostre necessità, anche appunto perché il deodorante, come abbiamo detto, è uno dei cosmetici appunto più personali a livello di efficacia e non tutti gli oli essenziali danno lo stesso risultato su tutte le scelle, appunto perché dipende proprio dall'odore personale e dal pH. Quindi qui l'unica cosa da fare in realtà è provare diverse combinazioni e trovare quella che più si adatta a noi. Potete usare anche idrolati diversi da quello di lavanda che appunto ho scelto io, magari cambiandolo con un idrolato di amamelide, ad esempio di menta o di geranio, e potete cambiare anche l'olio di cocco frazionato con un altro olio vegetale, ad esempio con un jojoba o mandorle dolci. E infine per quanto riguarda il sodio lattato, se non ce l'avete a disposizione potete andare a mantenere questo stesso effetto umettante che va a portare questo ingrediente utilizzando la stessa quantità di glicerina vegetale. E siamo arrivati alla fine. Se il video vi è piaciuto mi raccomando supportate il canale lasciandoci un bel like e iscrivetevi chiaramente per non perdervi i prossimi contenuti. Grazie di cuore per essere rimaste con me fino a questo punto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Un bacione, ciao!